Ciao a tutti, ero qui che vi aspettavo perché voglio continuare questo fantastico viaggio nel mondo della ciccia. Sì, la ciccia, sono toscano, dico ciccia. Ci siamo già visti, non so se vi ricordate la fiorentina, buonissima, poi ce la siamo mangiata tutti. Oggi invece si fa un classicissimo, ma un classicissimo che si mangia per le feste anche, che ne so, per esempio a Natale. Lo stracotto di manzo, vabbè, è una roba che è uno di quei piatti trasversali, nel senso che viaggia per tutto lo stivale e poi anche all'estero si fa qualcosa del genere. È una carne, in questo caso di manzo, che cuoce lentamente, lo dice la parola stessa, che stracuoce, quindi si scioglie in bocca. Per la realizzazione del nostro stracotto abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti: erbe aromatiche, salvia, dell'alloro, rosmarino, un pochino di bacche di ginepro e pepe nero, sale, ovviamente quanto basta, olio extravergine d'oliva, carota, sedano e cipolla, del doppio concentrato di pomodoro, io ci ho messo anche dei funghi, vino rosso non troppo giovane e della sorra di manzo. Questa carne parla già da sola, questo è un pezzo dell'anteriore, della spalla anteriore, la sorra. È un pezzo da cottura lunghissima, infatti anche questa nervatura interna poi si scioglierà nelle vostre bocche, come tutta questa copertina qui, non la togliete, lasciatela stare, è buonissima, c'è un sacco di sapore, un sacco di profumi lì. Io la taglio, quella che mi serve, voi ve la fate tagliare dal vostro amico macellaio di fiducia, naturalmente, e uno stracotto fatto come deve essere fatto ha bisogno della marinatura con carota, sedano, cipolla, e io, siccome vi faccio lo stracotto al vino rosso, naturalmente col vino rosso, quindi si prende della carota, ecco qua, lo so che sembra banale ricordare queste cose qui, però la marinatura va fatta con una grande materia prima, cioè anche la carota, il sedano e la cipolla ci vogliono buoni, non cattivi, perché sennò è inutile comprare la carne buona se poi si usa della verdura cattiva. Quindi carota, classicissimo, il sedano già tutto lavato, il sedanino, io ho usato una sorra, si può usare anche altre pezzature, comunque quello ve lo consiglia il vostro macellaio di fiducia. Cipolla, io ho usato una cipolla rossa forse qui ci sta meglio, e questa è una cipolla buonissima. La forma vi dovrebbe ricordare una città della Calabria, una cittadina della Calabria famosa per le cipolle. Queste sono Tropea secche, in modo grossolano, non perdete tempo, perché tanto poi con la marinatura si ammorbidiscono, devono cedere il loro sapore alla carne, capito? Bene, poi va ricoperto con il vino rosso. Il vino è molto importante, ci vuole un vino, chiamiamolo non adolescente, diciamo un vino tipo un ventenne, che quindi ha perso un po' di tannino, è meno aggressivo e ha più forza per penetrare dentro la carne. E vai col vino, si mette da parte. Io la carne ce l'ho già pronta, marinata, l'ho lasciata 6 ore all'incirca. Si parte con la ricetta. Ci vuole una casseruola, eccola qua, si prende la carne, si pulisce, si tolgono le verdure, guardate che bel colore che ha preso la carne, un goccio di olio, ma pochissimo, anche sulla carne, pochissimo, proprio per condirla leggermente. Si accende il fuoco, si passa la carne per far tostare un pochino la parte esterna, per mantenere la carne succosa, anche se poi dopo la carne si disfa, ma cede più lentamente i suoi succhi, altrimenti rischia di diventare dura e cuocere troppo presto. Questo è fondamentale, riflettete su questo passaggio qui, Il mio amico direbbe: sentite come suona questo piatto, Il sale lo lasciamo da parte, ci serve dopo. Questa è una ricetta che ci vuole tempo al tempo, mi raccomando, non mi stancherò mai di dirlo, non bucate la carne, la uccidete, guardate che bellezza, questa è la parte con la copertina più grassa, il profumo della domenica. Ora la carne si sigilla ben bene, ha già fatto la reazione di Maillard,
quindi la caramellizzazione, vabbè, comunque si è sigillata, per dirla in modo più semplice. Prendo le verdure di marinatura, me le scolo bene dal vino, me le metto da parte perché sarà il passaggio successivo. Guarda un po', amici, là, perfetta, mamma mia! Ora faccio tostare anche tutti i lati, la chiudo bene, la sigillo, il profumo va sicuro, è incredibile, ma anche il colore. Mi raccomando, non usate delle casseruole di queste dimensioni se avete un pezzo di carne così, deve cuocere raccolta nella giusta dimensione perché altrimenti si disperde il calore, non è omogeneo. Allora la carne è ben sigillata, guarda lì, la lasciate da parte, la fate riposare, si riprende un goccetto d'olio, proprio poco, e si mettono le verdure. Questo passaggio è fondamentale perché altrimenti le verdure dopo vi si bruciano, e le verdure hanno bisogno di questo passaggio, di questa tostatura. Abbassate un pochino il fuoco e quindi queste verdure, la carota, il sedano e il cipolle, che sembrano banali, sono fondamentali perché stanno in marinatura, quindi hanno assorbito il vino, hanno ceduto al vino e hanno assorbito la carne e anche i succhi della carne tostata. Ma le verdure ora sono perfettamente tostate, quindi si prende la carne, si appoggia su questo fondo di verdure, un profumo, prendo il vino di marinatura, perché facciamo uno stracotto al vino rosso, quindi vino, solo a questo punto goccio di sale, s'abbassa la fiamma, ma s'abbassa, cioè proprio la fiamma più bassa che ci avete, deve andare pianissimissimo. Se ci avete l'induzione a 2, ci mettete dentro un rametto di rosmarino, la salvia, un pochino di ginepro, un pochino di pepe. Perché dentro una garza? Perché altrimenti poi dopo il rosmarino e la salvia si disfano, soprattutto gli aghi di rosmarino, le bacche di pepe e di ginepro non danno una sensazione piacevole in bocca, si mette lì. E io poi cosa ci ho messo? Ci ho messo i funghi, questi bei funghetti porcini, potete usare anche galletto, finferlo, potete usare anche dei funghi allevati, quelli che vi piacciono, insomma usate i funghi che sono buoni, ci stanno benissimo, quando c'è la stagione del fungo naturalmente, fungo lo mettete così, anche il fungo si deve disfare, ci metto un altro così, messi i funghi, tagliati fini, si devono disfare, ci metto un ingrediente straordinario, il doppio concentrato di pomodoro per dargli una bella spinta acida e quella pastosità che hanno i nostri grandissimi stufati italiani. Quindi doppio concentrato, eccolo qua, si prende uno strumento fondamentale, il coperchio, si lascia andare a fuoco lentissimo per almeno 3 ore e mezzo, 4, insomma, poi vedete, mi raccomando, ogni tanto controllate se c'è bisogno del brodo di manzo, non dell'acqua, semmai del brodo di manzo, se si dovesse asciugare, ma insomma, secondo me di liquido ce n'è abbastanza. Ci vediamo fra 3 ore e mezzo, 4, io vado a giocare a tennis, magari. Bene, ci siamo, 4 ore quasi di cottura, eccola qua, 1, 2, si è alzata una nuvola di vapore, vuol dire che la cottura è perfetta e che è umida e quindi piena di profumi. E intanto togliamo questa che vi ricordate, bouquet garni, cioè qui c'era l'alloro, la salvia, il rosmarino, il ginepro e il pepe. La carne, guardate lì, mamma mia che profumo! Bellissima, bellissima. Ora, no, spettacolare, nulla da dire, meravigliosa. L'ho fatta a pezzettini. Ora facciamo un impiattamento degno. Ecco qua, basta. Questo lo rimangia Cristiano. Non frullate nulla, c'è chi la passa, questa roba è buona così, anche perché ci sono anche funghi, coperto dalla salsa. Che meraviglia! Stracotto di manzo al vino rosso e funghi. Si sente aria di festa. Quindi mi raccomando, carne di ottima qualità. Io uso Pantano perché è buonissima.
E poi tanto amore e tanta pazienza. E quindi non rimane che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima tappa del nostro viaggio. Ciao! Un bacione a tutti!